Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e oggi vedremo come creare una repubblica su Minecraft. Questo video è naturalmente un sequel dello scorso, in cui avevo però creato una monarchia. In questo video non userò però la Pidivalia, ma creerò un nuovo mondo. Detto questo iniziamo. Creiamo dunque un nuovo mondo e cerchiamo un bel villaggio. Una volta trovato iniziamo a costruire. A differenza della scorsa volta, io non diventerò presidente di questo paese. Ma creerò una lore basata su personaggi immaginari. Ogni riferimento a persone, cose o partiti è puramente casuale. Piedmont Ball non è responsabile di eventuali coincidenze relative. Ho deciso di creare una repubblica presidenziale federale, ma che inizialmente sarà unitaria. Per chi si fosse perso lo scorso video di Minecraft, in uno stato unitario le suddivisioni amministrative hanno poca autonomia, mentre in uno stato federale i vari territori, che possono essere province, stati, regioni, oblast eccetera, sono meno dipendenti dal governo centrale e quindi più autonomi. Questo paese si chiamerà Brisovia, e la sua capitale sarà Bainova. Iniziamo dunque a costruire un Parlamento e un municipio. Il Parlamento si chiamerà Congresso Nazionale, e, quando la Brisovia sarà una federazione, sarà composto dai vari rappresentanti eletti nelle varie circoscrizioni secondo un sistema maggioritario. Mentre costruisco altri villaggi e punti elettorali parliamo di politica. Tra le vie che possiamo scegliere per i partiti ci sono 1. Un sistema bipartitico, in cui ci sono due partiti politici principali divisi in varie fazioni, anche se molto probabilmente si formeranno altri partiti terzi che però non avranno molta importanza. Un esempio di questo sistema sono gli Stati Uniti. 2. Un sistema multipartitico con più di due fazioni, come avviene in molti paesi, soprattutto in Italia. Inizialmente pensavo di optare per il bipartitismo, ma poi ho pensato ai centristi indecisi e così ho deciso di creare tre partiti principali: il Partito dei Lavoratori, di sinistra, il Partito Bilancia Democratica, di centro, e il Partito Sovranista, di destra. Ho così costruito le sedi dei tre partiti, e ora vi elencherò le loro ideologie. Il Partito dei Lavoratori è socialdemocratico, progressista, antifascista e laburista. Bilancia Democratica è invece un partito centrista con correnti democristiane e liberali. Infine il Partito Sovranista è nazional-conservatore e anticomunista. Potrebbero nascere anche alcuni partiti regionali, cioè che operano in un territorio specifico anziché in tutto il paese. Ma per ora lasciamo così il sistema. Ogni punto elettorale avrà un seggio parlamentare. E siccome nel congresso c'è spazio per 27 seggi ma per ora ne ho creati solo 9 dovremo provvisoriamente accontentarci di ciò. Ho anche costruito il tribunale di Bainova e una sorta di aeroporto con i command block. Per ora ho conquistato e costruito parecchi villaggi: Bainova, Colcoperta, Lachia, Bicost, Anner e Pieterra. Tra questi, Bicost e Pieterra li ho costruiti con lo structure block completamente da zero, infatti hanno un solo punto elettorale e sono piccoli. Un altro punto importante è il welfare, cioè il benessere della popolazione, e perciò creerò scuole e punti di distribuzione di pozioni di rigenerazione. Dovremo pensare anche al benessere dei lavoratori, e perciò potremo creare anche dei sindacati. Se vogliamo, alcuni sindacati potrebbero essere affiliati ai partiti politici, un po' come avveniva in Italia nella Prima Repubblica. Un passaggio molto importante che mi sono dimenticato di mettere nello scorso video è la Costituzione, che è forse la cosa più importante in uno Stato democratico. Nella Costituzione si elencano infatti l'ordinamento dello Stato e i diritti fondamentali dei suoi cittadini. Nella Costituzione italiana, ad esempio, i primi 12 articoli, detti principi fondamentali, sono la parte più importante, poiché elencano i valori della Repubblica Italiana. Ad esempio, l'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. L'articolo 2 che la Repubblica riconosce i diritti fondamentali dell'uomo, e l'articolo 3 che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Nella Costituzione brisoviana elencherò i diritti del popolo e il funzionamento della federazione, come ad esempio i ruoli dello Stato centrale e delle province federali. Se non avete visto lo scorso video naturalmente dovrete creare anche una bandiera, un esercito e un'economia. Potete trovare questo video nella descrizione di questo video. Comunque ecco il funzionamento del sistema politico brisoviano. Ogni 3 anni si tengono le elezioni, in cui tutti i cittadini votano un partito nella loro circoscrizione. Ogni provincia federale ha almeno una circoscrizione, e ogni circoscrizione ha un suo seggio al Congresso nazionale. In ogni circoscrizione le sezioni interne dei partiti scelgono un candidato, che se vince diventerà parlamentare. A questo punto, alla prima seduta della legislatura, ogni gruppo candida un parlamentare, e il parlamentare che vince diventa presidente. La carica di presidente funge sia da primo ministro che da capo di Stato. Il presidente nominerà poi i ministri, che formano poi l'assemblea dei ministri, che ha funzioni sia esecutive che legislative. Una legge, per essere ufficializzata, deve essere approvata sia dal Congresso che dall'Assemblea. Ricordatevi che se volete fare una repubblica democratica liberale dovete mantenere sempre la giustizia sociale e la libertà di parola e di voto. Inoltre alle elezioni dovranno sempre presentarsi almeno 2 liste o candidati. Detto ciò spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mettete like e iscrivetevi. A presto!